Ciao! In questo video vedremo la modifica di questo avviatore per auto di cui ho già fatto un video in cui si vede il tentativo di riparazione che però non è andato a buon fine a causa di un circuito integrato guasto. Trovi qui sotto in descrizione il link a quel video. In questo video vedrai invece la modifica per poterlo ricaricare, che era la cosa che non funzionava più. Quindi ho aggiunto un circuito per la ricarica più un BMS. Verrà usato solo principalmente come power bank perché il circuito per caricare la batteria auto non è consigliabile usarlo visto che il circuito principale ha molti danneggiamenti. Preferisco utilizzarlo come un power bank normalissimo. Vedremo come usare i BMS, cosa sono i BMS e come l'ho integrato in questo avviatore. L'unica modifica che ho fatto che è visibile dall'esterno è quel forellino qui dove si vede il LED di carica della batteria. Poi andremo a vederlo nei dettagli. Ho tenuto buono il connettore USB-C per la ricarica come era in precedenza. Andiamo a vedere tutti i passaggi. Per fare questa modifica ho preso questi due moduli, questo è il caricatore che dal 5 volt USB mi carica le batterie, ne carica 4 in serie fino a 4 A. Lo devo ancora testare se è adatto al nostro scopo. In uscita da questo ho previsto questo BMS che ha anche un NTC per controllare la temperatura della batteria e un BMS più controllo di corrente che andrà interfacciato comunque con questa altra scheda per poter riutilizzare gli switching che funzionano ancora delle due porte USB e della porta a 16 volt. Ho preparato uno schema di collegamento, questa è la batteria dove escono questi fili, dove andrò a cambiare il connettore, tirerò fuori i pin singoli da qui e le metterò qui per poterlo collegare direttamente al BMS. Le batterie andranno al BMS, il caricatore verrà collegato in questo modo e poi comunque vado a finire qui anche con tutti i centrali del BMS sperando che non mi interferiscono. Non dovrebbero perché qui il BMS è fuori uso, viene usato solo come monitor di tensione per questi LED che ho provato, se applico tensione solo tra più e meno non funziona più neanche l'accensione degli switching. I rossi, siccome sono due, uno lo faccio passare da qui, poi lo riporto qui, l'altro lo faccio passare direttamente, mentre invece i neri uno lo farò passare dal connettore e uno andrò direttamente al B-. Tra B- qui e B- qui c'è una pista non molto grossa, è per quello che volevo smistare le correnti un po' su un filo, un po' sull'altro. Dal caricatore vengono prelevati 4 A, tutto da verificare, e qui in uscita ci saranno 16,8 volt, 1,12 A da specifiche del caricatore. Lo schema di principio di funzionamento di un BMS è questo. Questa è la batteria con le prese sulle giunzioni serie delle varie celle. Vengono portate delle resistenze da 68 ohm con un MOSFET. A ogni batteria verrà collegata tramite un MOSFET una resistenza. Viene monitorata la tensione di ogni cella. Le resistenze sono quelle 4 qui, i MOSFET sono questi 4 piccini e a seconda della carica e scarica ci sono delle soglie ben precise. In carica c'è lo start a 4,15 e lo stop a 4,25 volt. E in scarica, quando si preleva corrente dalla batteria, c'è lo start a 2,7 e lo stop a 3 volt. Cosa vuol dire? Che a 2,7 volt chiude e viene bypassata. Questo per compensare se una pila è più carica o più scarica rispetto alle altre. È tutto fatto in automatico e gestito dal microcontrollore. Questo per tenere sempre le varie batterie allo stesso potenziale. Dopo c'è questo circuito qui, che sono questi 3 MOSFET qui, sono 3 in parallelo e 3 in parallelo. 2 resistenze di shunt sono queste 2 in parallelo. Viene misurata la corrente perché ci sono delle correnti di limite sia in carica che in scarica. In carica la protezione interviene a 20 A e in scarica la protezione interverrà a 26 A. Siccome per me la corrente è troppo elevata, andrò a togliere una resistenza di shunt e quindi la corrente massima sarà la metà. Ci sono 2 MOSFET in serie, che sono questi, perché a seconda se la corrente è in carica, quindi circola così, o in scarica circola così, nel caso di protezione viene interrotto o uno o l'altro MOSFET. In un senso passa dal diodo e poi dal MOSFET, e nell'altro senso passa dal diodo e l'altro MOSFET.
Uno è il MOSFET della carica e uno è il MOSFET della scarica. Vengono spenti sul limite di protezione. I MOSFET che hanno montato sono questi, hanno una RDS ohm molto bassa, 4 milliohm. Le resistenze di shunt sono da 0,03 ohm in parallelo, che sono 0,015 ohm. Poi c'è l'NTC, che è gestita dal microcontrollore, che andrà comunque a interrompere sia la carica che la scarica. L'NTC la volevo inserire comunque assieme a quest'altra, che la lascerò, la infilo dentro, qui ho già aperto per poter infilare l'NTC all'interno, che andrò a incollare con del silicone come ha fatto loro con quest'altra. Questa qui la vado a ricollegare perché probabilmente qualcosa ancora funziona anche qui, quindi la lascio comunque collegato. Qui il BMS non so se funziona, probabilmente no, perché il BMS dialogava con questo integrato che non c'è più. Il BMS è tutto questo circuito qui. Qui ci sono i due MOSFET che equivalgono a questi qui. Questi qui sono 3 perché la corrente è molto più alta rispetto a questa. Infatti io volevo cambiare la resistenza di shunt. Qui loro hanno messo 0,05 contro 0,03. L'operazione più difficile secondo me è scambiare questi pin qui, perché anche sono sotto tensione, bisogna fare molta attenzione a non fare cortocircuiti, sperando che i pin siano uguali e si inseriscano, se no devo trovare un connettore più simile a questo per farlo diventare a 5 per poterlo inserire ed inserire facilmente da questo BMS. Ho messo un piccolo dissipatore sopra agli integrati perché scaldavano. Sotto ho messo il nastro Kapton, che è quel nastro qui speciale che resiste ad alte temperature. Ho cambiato modulo, ho preso quello 4S 2 A perché il 4S 4 A scaldava tantissimo, proprio una cosa esagerata, quindi preferisco caricarlo con una corrente più bassa e avere una temperatura nella norma. Il BMS anche lui l'ho rivestito nella parte sottostante di nastro Kapton, ho infilato l'NTC sotto dentro la batteria e poi ho messo questo speciale nastro resistente ad alte temperature per isolare la batteria dalle schede, perché le schede le metterò qua così, dove c'è uno spazio dove prima c'era questo spessore qui, che poi dopo sagomerò. Sono riuscito a infilare tutti i pin dal connettore più lungo al connettore più corto. Questo qui è a 5 pin, questo qui era a 7 pin. Cablaggio ultimato, adesso è collegato il caricatore, si è acceso il LED blu che indica che la batteria è totalmente carica. Vediamo come è stato eseguito il cablaggio, che è venuto anche abbastanza bene, seguendo lo schema che ti ho fatto vedere in precedenza. Dalla batteria esce il connettore, quello ricostruito, che va qui. 1, 2, 3, 4 e 5. Poi partono questi fili qui che vanno al vecchio, sono quei fili qui. Dopo c'è il meno del power bank, questo, sono 2 fili neri che vanno qui e il nero che va all'alimentatore. Qui, se avrai notato, ho messo un altro dissipatore perché scaldava proprio parecchio. Purtroppo ci vorrà molto tempo a caricarla perché la batteria è da 24.000 mAh e noi stiamo caricando con 470 mAh a 16 volt circa. Con quell'altro caricatore che avevo preso all'inizio, che dava 4 A, la corrente era doppia, ci si impiegava metà tempo a caricarla. Andiamo adesso a fare dei test che sono gli stessi che avevamo fatto in precedenza, li vediamo velocemente. Collego il jack qui col carico elettronico, accendiamo il carico elettronico, schiaccio il pulsantino che c'è qua per accendere, infatti escono 16 volt e 7. Andiamo a caricare 3 A, tensione abbastanza stabile. Adesso volevo misurare sulle celle, vediamo tensione totale della batteria 16,5, prima cella 4,14, seconda 4,14, terza 4,14, quarta 4,13. Sono perfettamente bilanciate, anche in scarica il BMS bilancia le celle. Adesso lo facciamo scaricare un attimo, ti faccio vedere anche la caduta di tensione. Adesso andiamo in millivolt sulla resistenza di shunt, adesso abbiamo 9,5 millivolt con 3 ampere. Adesso porto 6 ampere, questa tensione dovrebbe raddoppiare. Andiamo a 6 ampere,
Siamo a 6 A, misuriamo qua e abbiamo 18 mV, esattamente il doppio. Quindi adesso ho il più a destra e il meno a sinistra ed è positivo. Adesso vedrai che quando andremo a caricare succederà il contrario. Adesso spengo il carico, stacco e riattacco l'USB, dovrebbe partire la carica e vediamo che lampeggia l'ultimo LED. Qui è rosso, ok. Andiamo qui a vedere i millivolt. Infatti adesso è negativa, abbiamo meno 0,3 millivolt. Ha già finito la carica. Questo qui è ancora rosso perché la porta fino a 16,8. Se vado a misurare adesso 16,5, quando arriverà a 16,8 diventa blu anche questo. L'USB non sto a provarle, sono uguali alla prova che abbiamo fatto nel video dove abbiamo visto questo avviatore. Ho fatto il forellino qui per vedere il LED e ho scantonato un po' qui per farci stare il dissipatore. Dovrebbe funzionare anche la ricarica wireless perché l'abbiamo provata già in precedenza. Lo possiamo richiudere e andiamo alle conclusioni finali. Siamo giunti al termine del video, spero che ti sia stato utile come didattica nell'applicare il BMS alle batterie e noi ci vediamo e sentiamo nel prossimo video. Ciao!